bentrovati ad un nuovo appuntamento con World Music Club. Oggi abbiamo forse l'ultimo esponente per quello che riguarda la ricerca in ambito di musica popolare in Italia. È con noi Gastone Petrucci. Bene, grazie. Grazie di averci ospitato nel tuo studio, che poi è uno studio molto interessante, ci sono tante cose da scoprire. Allora Gastone, io la prima cosa che ti domando è quella che domando un po' a tutti. L'ho scritta anche in diversi articoli, sia sul giornale che sul blog, ovvero cos'è per te l'importanza della musica popolare? È la memoria che purtroppo l'Italia attuale non c'ha, è una memoria della nostra cultura, della nostra civiltà, è una cosa che non possiamo dimenticare, perché è una cosa che ci fa crescere, guardare l'indietro per andare avanti. Bella, sei nata femmina. Allora, quanti anni sono passati dalla prima ricerca che hai fatto? Immagina, credo che ho cominciato nel 66, 65. Allora all'epoca come facevate? Praticamente avevate dei registratori portatili? Eravamo, io sai, sono proprio semplice, nel senso io avevo un piccolo registratore, sai, a cassetta. Sì. Senza niente, dove tu facevi accendere e spegnere, che poi forse era utile perché quando vai nella casa degli informatori, no? Se tu arrivi con grandi meccanismi, poi create... No, certo, invece io arrivavo con questo scatolina, accende e spegne, quindi il registratore... Però ho perso tante cose, per esempio ho perso i volti, io registravo, certo, ho perso tutto, però ho fatto questo lavoro incessantemente perché sai... c'era la follia dei giovani, no? Quindi quando sei giovane c'è una carica, un fuoco, non mi fermavo di fronte a niente, quindi... Ce l'hai un po' ancora sta follia comunque, dai? Sì! Cioè, la base c'è. Sì, però no, sai, per certe cose ci vuole la gioventù, no? Io ho fatto tanto, però pensandoci adesso non farei più quello che ho fatto allora, però certo, sì. Però c'era anche un'altra cultura prima. Sì, ma non c'era niente, c'era un silenzio assordante, non c'era niente. Tu immagina, io per la mia tesi sulle tradizioni popolari ho dovuto fare delle ricerche a Napoli, su dei libri, non c'era niente sulla tradizione popolare marchigiana, però Ho capito. siamo andati avanti. Oggigiorno fare un discorso del genere è quasi impossibile perché gli estimatori sono diventati talmente pochi, ma non solo in ambito di musica popolare, in ambito di musica proprio. Sì, C'è certo. il mainstream, le grandi merdate, scusate il termine, che passano dalla TV, dai grandi media, dai social media, dai giornali musicali che di musicale hanno veramente molto poco. Mi scuso con tanti colleghi, ma ahimè è così, quindi diventerebbe veramente molto difficile. Però voi avete portato avanti un discorso che è partito tanti anni fa e che ha salvato tante tradizioni popolari che sarebbero andate perse, Sì. sarebbero andate perdute nel corso degli anni. E poi è un gruppo che non ha mommificato quello che ha trovato, capito? Perché, vabbè, le rassegne, le tradizioni le abbiamo un po' fermate, rivalutate, quelle sui canti di questo delle tradizioni orali marchigiane, Pasquella, Cantamaggio, Passione, Scacciamarzo per i bambini, però anche il repertorio che ha portato avanti la macina di riscoperta delle tradizioni popolari non è stata solo una riproposta, diciamo ferma, mummificata, nel senso che senza stravolgere niente, però la macina ha portato avanti questa tradizione anche con un nuovo sound, no? Perché tu non puoi rimanere, inutile che io faccio una riproposta di ricalco, no? Su un canto un contadino, è un falso, tanto non lo posso ricalcare più, certo. Perché io non sono però lo ritrasmetto, capisci? Quindi lo reinterpreto, lo ritrasmetto, tra virgolette, ma come del resto il canto popolare ha fatto sempre, si è rinnovato continuamente, mica è rimasto, si è rinnovato, certo. Attraverso piano piano, solo che arrivati a un certo punto il canto popolare si era fermato, nessuno lo ricercava, nessuno lo trasmetteva più, quindi è una tradizione che finiva, invece no. È assurdo, no? Perché se noi conosciamo ancora la musica di Mozart, di Chopin, e perché non conoscere ancora la musica, no? Di un canto contadino, un canto
di lavoro, no? Il tuo lavoro praticamente veniva fatto, pensa, dal 1300 al 1600 circa, veniva fatto dai grandi compositori dell'epoca che all'interno delle loro aree inserivano a pie pari delle aree di musica popolare. Certo. È stato l'unico sistema per farle andare avanti nel corso degli anni. Certo. Voi invece avete preso questi brani, in alcuni casi erano solamente testi e li avete musicati. No, Tutto. solo uno abbiamo musicato, il resto tutto quello che Tutto senti era nella già- pagina è cantato dagli informatori, reinterpretato dalla Reinterpretato dalla pagina. Tant'è pagina. che fino adesso abbiamo avuto informatori, noi abbiamo cantato queste robe con loro, insieme a loro, capisci? Ok. Io con le filandare ho fatto concerti insieme a loro stanno, capito? Senza stravolgere niente, però certo, se io inserisco un gruppo come adesso l'ultimo, c'è un contrabbasso, una batteria, una percussione, diverso. certo, la cosa è cambiata. Però è anche evoluta, Si è no? adeguata Si anche è- all'orecchio moderno. Ma certo. sì, ma senza stravolgere niente, pure Sì, senza... Però mi era sembrato giusto, no? Perché inutile, un gruppo di canto popolare che dura quasi 60 anni, che al suo 20° e ultimo disco addirittura fa un disco sulle musiche popolari di poeti che il gruppo ha musicato. Beh, in il questo 20° caso è stato originale. è un altro, L'ultimo disco è stato originale perché altro- avete preso delle poesie e avete musicato. musica è un altro, per esempio, siamo andati in un altro mondo, no? Come quello del jazz, come quello del Sì. rock con i gang, come quello del jazz, Jazz con i Zecchini, garofoni, Company, come quello Garofoli. della musica sinfonica. Sì. Quindi, vedi, c'è stato un sacco di contaminazioni che credo che sia quello giusto, contaminare, no? Inutile che tu rimani nel tuo orto, Sì. no? Poi un'altra cosa importante, lo devo fare una specifica, perché chiaramente non tutti sono etnomusicologi e non hanno determinate basi a livello musicale. Chi sono gli informatori? Ecco, i formatori sono quelli che adesso sono stati definiti proprio poeticamente alberi di canto, sono gente del popolo, quindi contadini, io ho lavorato anche sulle filande di Iesi, ex filandare, capisci? Tutti quelli che potevano avere una memoria. Formatori, sì, sembra un po' brutto, È molto sembra tecnico. formatore No, è molto tecnico della come termine. polizia, formatore o portatore della tradizione. Ok, quindi Però- gente che ti tramandava questo canto che aveva oralmente che aveva sentito tutto il Pensa, resto. oralmente. Quando io l'ho registrati era arrivato all'ultimo informatore oralmente. Ti rendi conto? Un canto che la filandara, una ballata che mi ha fatto in Finlandia, una ballata che viene dalla metà del Cinquecento dalla Spagna, immagina. Oralmente, si è trasmessa, quindi ecco, continuamente rinnovandosi, no? Perché dalla Spagna è passata alla Francia, quindi è cambiata la lingua, si sono aggiunte le cose, però era una continua evoluzione, no? Ok. Non è mai ferma, fissata. Certo. Poi un altro discorso tecnico, i canti di questo. I canti di questa sono canti che il popolo faceva durante l'anno nella scansione del calendario agricolo, quindi nel solstizio d'inverno e il 5 gennaio, la vigilia della Befana, era il canto della Pasquella, per un canto di augurio per il buon anno. Buon anno. Poi per la Passione, Sì. invece è la settimana precedente alle Pasqua, Sì. però questo è un canto, la Pasquella, il Cantamaggio e lo Scacciamarzo hanno un'origine pagana, mentre questa, la Passione, è un'origine proprio, la Chiesa l'ha composto nel 200. Pensa, l'ha composto a tal punto, gliel'ha scritto, Sì. gliel'ha proposto, il popolo se ne è appropriato a tal punto che questo canto è uscito dalla Chiesa e la Chiesa se n'è anche dimenticata. È diventato anche lui popolare, selvaggio. Anche lì, e il Cantamaggio alla fine di aprile, sono Sì. canti che inneggiavano alla fine dell'inverno Dell'inverno. e alla propiziarsi della primavera. E quindi ci sono su tanti canti, ci sono addirittura delle influenze pagane, quindi parliamo che sono canti antichi scherzi, proprio, non vecchi, antichi proprio. Sì, lo Scacciamarzo dei bambini che lo fanno a fine anno, la Pasquella, Sì. il Cantamaggio, addirittura il Cantamaggio è quello anche più pagano, ecco, che è stato la Chiesa si è inserita molto forte, quindi gli ci ha messo la passione, no? Sì. Scancellando un po' il Cantamaggio. Se non il resto sono d'origine incredibili, no? Sì. Tant'è, vedi, la Pasquella c'è una parte religiosa, poi c'è la parte pagana, insomma è una cosa incredibile. Anche, la passione anche risale alla metà del 200,
per parlarci. Non Quindi è diciamo sono comunque abbastanza stagionati come tipologia di... Erano canti che anche questi erano scomparsi, ma perché non li cantavano più? Perché erano canti della campagna, se il contadino va in campagna non c'è più, la civiltà contadina si è polverizzata, con chi canta? A chi canta? Adesso ci sono le aziende agricole, mezzi tecnici con chi canta? e non... Con chi canta? È Mentre cambiato. la Chiesa, la civiltà contadina li accettava, li voleva, Certo. perché era un modo per augurare, no? Buona salute, buon raccolto. E più c'era questo, più mi dai, e più C'era anche una certa superstizione popolare che è andata via via scemando nel corso degli anni, no? No, ma c'erano le maledizioni addirittura. C'erano le maledizioni, se tu non gli davi ai cantori, non gli davi il dono, addirittura prima lo gratificavano e poi lo maledicevano. E dopo aver cantato non ci avete dato niente, guarda che brutta gente che Cristo fa campare. Quindi Oppure, che portavano un po' sfiga in caso di mancanza di li, li terrorizzavano perché Sì. dicesse io buon raccolto, però se tu, ecco perché il contadino li accettava e anzi gli dava anche di più perché sperava in una, in una doppia salute. C'era la superstizione popolare comunque. Sì, però pensa, li accettavano a tal punto, anche la passione, no? Se c'era un morto in casa, ordinavano di cantare la passione senza il saltarello finale. Perché era visto come una messa, capisci? Era come un rito. Era un rito, parlo della passione, era un rito che quindi veniva accettato anche con il morto in casa. Allora, io ho una cosa molto strana che non ti ho chiesto mai in tanti anni che ci conosciamo, è la seguente. La cosa più strana che ti sia capitata quando andavi in giro per queste case di contadini a cercare informazioni musicali. La cosa più stramba che ti è capitata, qual è stata? Questo non te l'ho chiesto mai. Vabbè, io non ho visitato, tanto sono andato nel manicomio d'Ancona, essere chiuso nel manicomio d'Ancona, sentire in una stanza con questo signore delicatissimo, era 20 anni che stava dentro, mi ha cantato Sicilia e sentire tutto il resto, gli urli della gente, no? Oppure trovarmi in Apiro, non te lo so di come sono arrivato, mi ricordo c'era il sole, questo potava, era chiamato Sifò e cantava e mi ha detto, questa canzone l'ho ripresa, a me se non mi vedi mi senti, perché chi canta prega. Ok, ho capito. Oppure le filandare. Ecco, parliamo anche un po', anche perché questo video l'ha visto un po' in tutta Italia, forse anche qualcuno all'estero che parla italiano. Le filandare. Spieghiamo chi sono le filandare, perché abbiamo troppe cose per scontate. Poi... Certo, le filandare erano quelle donne che lavoravano nella filanda, no? Era un lavoro che in Italia era famosissimo, dopo sempre con l'avvento della seta cinese tutto è finito, ma fino a 50 ha durato l'ultima filanda. Erano donne che lavoravano in questi ambienti chiusi, pieno di calore, tremendi, dove lavoravano 12, 13, 14 ore al giorno con le mani nell'acqua bollente, nelle bacinelle, i fili della seta. I fili della seta. Fili della seta. Loro lavoravano, pensa, erano una bacinella d'acqua, qui c'era la maestra, quella che sapeva, che faceva il lavoro più pregiato, che attaccava i fili, dall'altra parte c'era la sottiera, la bambina o l'altra che gli passava i fili della seta, lavorando però con le mani nell'acqua a calda, quindi è un lavoro anche di delicatezza, è un lavoro tremendo, 12, 13, 14 al giorno. E tu sei riuscito a portare queste filandare al teatro di Iesi? Sì. Quante ne hai portate nel concerto? Io erano 35, dopo 2 anni di lavoro con loro siamo partiti con 60, 35 hanno capito fino alla fine questo lavoro, sono riusciti a registrare questo disco al Teatro Pergolese di Iesi. È stata una cosa, fa sta zitte 35 donne. E loro discutono poi. Una cosa incredibile, però è stata una bellezza, sicuramente è stato un discorso. Donne forti, donne... Senti, allora, l'anno scorso, a metà dell'anno scorso è scomparsa Giovanna Marini. Tu c'avevi un bel rapporto con Giovanna Marini? Sì, molto, perché la conoscevo da tanti anni, è venuta anche, l'ho portata a Monzano anche per un laboratorio sulla voce, è intervenuta anche in altri miei dischi,
sì, l'ho vista la prima volta a Spoleto, il famoso Bella Ciao, dove da lì è partita tutta la mia storia. Che anno era? Sì, io 64. 64. Se io non vedevo Bella Ciao a Spoleto, non Lo ero... spettacolo con Roberto Leidi? Bertoledi, Crivelli, fece Scalpore sulle tradizioni popolari, io credevo da giovane che erano solo quelle dello spettacolo. Io sono partito da quello spettacolo, capisci? Guarda, Roberto Leidi c'ha un magnetismo incredibile. Io ho iniziato a occuparmi di ricerca musicale dopo che mi arrivò io giovanissimo lavoravo su una radio e per regalo mi comprarono un disco di Woody Guthrie con prefazione e studio sui testi di Roberto Leidi. Era il 1989, io ho molto meno di essere tuo figlio, quindi ho molto meno ho iniziato io a occuparmi di musica grazie a Roberto Leidi, quindi parte in Italia, è l'Alan Lomax italiano, diciamo. Roberto Leidi. Lui che non è solo sulla musica popolare, no, italiana, europea, mondiale, no, è stato un grande e grazie a lui, ti ripeto, io l'ho conosciuto poi a Bologna al Danzwood, ma ho avuto anche l'onore di avere, pensa, una sua prefazione al nostro disco sui bambini, una bellissima, dove ci descriveva come l'unico gruppo italiano che inoltre ha lavorato anche nel territorio senza... ci ha riconosciuto questo grande valore, ecco, del lavorare anche sul territorio, perché sai, cantare solo e fare concerti, sì, è bello, per carità, però lavorare anche sul territorio è importante. Il territorio no? è fondamentale. E voi sul territorio lavorate molto, perché con il gruppo di ricerca sui canti popolari della Macina voi fate, oltre al Monzano Folk Festival d'estate, ad agosto, c'è la Pasquella quando capita? Il 6 gennaio a Montecarotto, la Domenica delle Palme a Poligricì per la Passione, la seconda domenica di maggio al Molo d'Alba per il Cantamaggio e la fine di marzo con i bambini. Questo è quello del Cantamaggio, questo è che è di quest'anno 2025 e inizierà il 16, poi si protrarrà per il 18, 19 e 31 maggio 2025. Quindi diciamo gli interventi che voi fate nel corso dell'anno come gruppo di ricerca, quindi non sono solo concerti, ma è stare comunque sul territorio e continuare a portare avanti. Sono 5 appuntamenti fissi, implacabili come le stagioni, io dico, quindi sempre fissi. La Passione siamo arrivati alla 50esima edizione. 50esima edizione, la più vecchia. Sì. È la manifestazione più vecchia che organizzate. Quest'anno il Cantamaggio 43 e il Monzano Folk Festival. 40 anni il Monzano Folk Festival, 40 anni il Montecarotto quest'anno, 35 l'incontro con i bambini. Mi dici niente? Che ti devo dire io? Io ogni anno vado a cantare a Monzano con i bambini, nelle scuole per insegnare lo scacciamazzo ai bambini. 35 anni. È una vita avvincente che va avanti nonostante tutto e tutto, nonostante l'età, gli anni che passano. Sì, no, io dico sempre sì, ci vuole una grande passione. Sono passati già un po' d'anni da quando avete festeggiato i 50 anni della Macina. No, del 18. Siete venuti in radio nel 2018, diciamo. 2018 abbiamo fatto 50 anni. E siamo nel 2025. Quindi andiamo quasi per i 60, dai. Sì. Io penso che ce la possiamo fare. Allora, una domanda che io faccio sempre a tutti gli autori e ricercatori. Oltre a tutta questa cosa, hai qualche progetto nel cassetto che vuoi proporre o che pure è rimasto lì da anni? Sì. Ce l'hai ancora? Ce l'ho tanti, però quello che è rimasto lì purtroppo non so se non si è fatto, non si farà. Io anni fa avevo chiesto a tutti i miei musicisti, amici di tutta Italia, dei vari gruppi, di scrivermi una canzone. E penso me ne sono arrivate sulle 50-60 canzoni e l'idea mia era di fare un doppio disco interpretato dagli autori che mi hanno scritto le canzoni, con me e la Macina. È stato un sogno, pensa Cesa, me l'ha mandato immediatamente, Martinotti, Muratori. Io ho tutte le sensazioni, purtroppo è stato un sogno che non si è fatto. Martinotti purtroppo pensa è scomparso l'anno scorso, Cesa è morto e quindi questo sì è un sogno. Di solito io sono riuscito a realizzare quasi tutti i sogni, io sono un po' corda lenta, mi ci vuole, però comunque arrivo. Questa purtroppo devo alzare le mani,
non ce l'ho fatta. E vabbè, non si sa mai, non si sa Sogno, mai, magari sogno. con i superstiti di... Sogno nel cassetto. Tanto vedi, i dischi si iniziano un po' per gioco, no? Non ne fa uno, Sì, poi sì, ci prendi il vizio, 2, 3, 4, Però 5. questo era bello perché tu lo facevi insieme a tutti, no? I grandi Sì, protagonisti non era solo del musica popolare, no? Anche cantautori, Ongaro, no, era una cosa bella, bella. Qualche cosa l'ho rifatta, l'ho riproposta, però da me la macina, però l'idea principale purtroppo non si... Senti, ricercatori giovani non ci sono in giro, vero? Ormai è un tabula rasa. Io ho paura che, sai, che ci siano ricercatori sui rischi libri degli altri. Ah, quindi inutile. Io sì, ci sono, però ecco, per esempio, c'è qualche giovane che io ho visto che addirittura Andrea Vincenzetti è una persona che sono spinto a suonare all'organetto, fa ricerca. Speriamo. Io non sono sempre molto fiducioso perché non è detto, non credo a quello che dice no, con me finisce tutto, non è vero niente, non finisce niente, no? Inutile che piangiamo sulle tradizioni, tutti piangono su no, la tradizione è finita, non è vero, guarda qui nelle Marche, inconsciamente siamo riusciti a fermare una tradizione intanto per 50 anni, no? I canti di questo non li cantava più nessuno, adesso bene o male ancora nelle rassegne Ancora li vanno avanti. cantiamo. Anzi, quando la Pasquella a Montegrotto mi sembra che ancora tutti conoscono quei brani storici. Sì, quindi che te devo dire? Speriamo, dai, perché i giovani intanto tutti i suonatori d'organetto che tu li senti, se non c'era la macina e queste rassegne, tu non li vedi, uno strumento era scomparso. Adesso, ecco, questo bambino che Sì. c'è qui, addirittura è figlio di un altro grande organettaro, Gianni Donnini, giovane di Polverigi, che ha visto la passione e ha cominciato a suonare l'organetto e lui l'ha trasmessa al figlio. Nelle Marche è diventato non più in uso come tipo di strumento. In Abruzzo invece ancora Sì. resta Però- nelle corde dei tanti Però se musicisti. tu vieni in queste rassegne, li vedi i giovani che suonano l'organetto, fino a qualche anno fa non c'era nessuno. Ma anche tanti strumenti popolari delle percussioni, dal putipu, il trick e ballacche, tutti questi strumenti, diciamo, Sì, stanno scomparendo. agricoli, no? Questi, che poi se andiamo a vedere questi strumenti li ritroviamo anche in altre culture. C'è il famoso putipu, quello che si suona con la Certo, canna, certo. lo ritroviamo anche a Manaus, per dire. Quindi certo. vediamo tante volte l'uomo nelle latitudini, nelle longitudini più disparate pensa comunque allo stesso modo, Sì, anche sì. senza conoscere la cultura Ma anche i dell'altro. canti, no? Per esempio gli immigranti, tu trovi le cose in America. Io ho fatto una recitazione a Montreal, ho trovato un frammento di una canzone popolare nostra, per dirti, no? Quindi c'è un'evoluzione, sì, ma poi niente, tutta un'evoluzione. Però certo, adesso la cosa finisce, nel senso, un esempio ti faccio, no? Io l'anno scorso sono andato in una scuola elementare di Chiaravalle per invitare i bambini allo scacciamarzo a Monzano. Sì. Io insegnavo questo scacciamarzo. Poi ho fatto uno scioglilingua. Beh, un bambino, in fondo, mi ha detto, ma questo è il rap. Un rap? Sì, beh, un rap. Che sto inventando? È un rap. Pensa, e lo scenario, ho detto, sono rimasto, guarda, ma È un rap. tant'è che adesso, guarda, ho avuto proprio un'idea, adesso cercherò di Fai un fare rap. 3-4 scioglilingua a rap. Al rap. E lui farà, per dirti. Beh, questo è un singolo devi farlo, secondo Ma me. non per atterrare i bambini, perché è giusto, perché in fondo non hanno inventato niente, no? Non si è inventato Guarda che non niente. è male come idea, cioè prendi un brano popolare e lo fai rappato. Questo Guarda, dai. quando c'era una volta Catalina Nerina, ma figlia della Pimpirimpina. Cantano un po', anzi, io lo facevo velocissimo, te lo fa il rap. Gli scioglilingua. Ho capito, che bello. Questa è un'altra cosa che Ma potresti perché- fare, Ma secondo me. perché vedi, non è, molti sai, dicono la contaminazione, non Dio, ma il mondo popolare era continuamente in contaminazione. Pensa, tu poi sei esperto di strumenti, il suonatore di strumenti, uno strumento cacciava un altro, no? Ma perché? Perché se tu suonatore stavi a suonare e far ballare la gente, se la gente vuole ballare, dopo l'organetto vuole ballare con la fisarmonica, tu ti adegui, no?
lasci l'organetto certo. e tacchi la fisarmonica. Sì. Prima c'era la piva, prima c'era prima uno zambone, strumento ha scacciato l'altro, sì, no? sì. C'è da questa evoluzione a livello musicale. E invece il canto uguale, perché il canto io trasmetto a te, tu adesso è facile, tu registri, Certo. ma prima pensa un po' dovevano memorizzare e ripetere. Quindi ripetevano quello che capivano. Niente di scritto, Cambiavano tutto orale. e poi sostituivano, no? Aggiungevano, però nel nostro tempo il canto era vivo perché io lo trasmettevo a te e tu lo trasmettevi aggiungendo sempre qualcosa, come un telefono senza fili, no? Ed è questo il motivo per cui la musica popolare ha tanti testi sulla stessa canzone, certo, o ha tanti titoli della stessa ma canzone. quello è importantissimo. La ballata del marito giustiziere, che proviene dalla Spagna, dalla metà del Cinquecento, una versione la cantava la Filandana di Ies. Io ne ho trovate nelle Marche 11 versioni. Addirittura, nelle Marche. Solo nelle Marche, con le varianti. Il tema è sempre quello, l'uomo che parte alla guerra non si vede dalla moglie, riviene travestito, gli chiede dove è il marito, la donna cade nel tranello, lo maledice e lui la uccide. Però le varianti, 11 versioni, 11 per dire. versioni. Io solo nelle Marche. Comunque poi ho notato un'altra cosa, quando ci occupiamo di musica folk, anche in ambito italiano vedo, io quello che vedo poi a livello di web, noto che la maggior parte delle iterazioni che vengono arrivano dall'estero. Quindi questa curiosità che vedo a livello web, dall'estero c'è una ricerca in ambito di musica italiana pazzesca. Ma certo, ma noi siamo... Più dell'Italia stessa. Ma noi siamo l'Italia, la ragione della musica, siamo i più ignoranti. Noi all'estero, ma adesso c'è un'attenzione che tu te lo sogni. Qui da noi c'è un livellamento, ecco perché dico la musica popolare è importante per la memoria. Qui c'è una nazione che non ha memoria, ma non solo nella musica popolare, nella sua storia, in tutto, abbiamo perso tutto, ma perché anche voluto è questo, anche voluto, che se tu non c'è, però io dico se tu non c'hai memoria non hai futuro. Certo, sicuramente. Non hai futuro. Ma questo non importa perché la gente adesso lo vedi, allora non leggono, vai avanti a forza di slogan e basta, no? Se scrivi 10 righe è già troppo perché le radio private non trasmettono una canzone se è più lunga di 3 minuti perché la gente non riesce ad accettarla. Ma capita anche col giornale, sopra 3 minuti e mezzo, 4 minuti di lettura è non troppo, bisogna accorciare. Gli articoli vanno accorciati. Quindi sai, è tutto, noi abbiamo tutto e non abbiamo niente, come nelle fotografie, no? C'era un grande fotografo che diceva, quando il negativo non si stampava più, no? Diceva sarete condannati a non avere memoria fotografica, perché tu ci avrai 100.000, però non ci avrai più niente. Poi si rompe il telefono, Tu perdi le foto e hai perso tutto. Esatto, capito questo. Esatto. Qui è tutto veloce, è tutto volatile, però alla fine nessuno si ricorda. Niente, niente purtroppo. Ma anche le cose gravi, anche nella politica, non attacchiamo questo. Certo. Perché anche credo che sia voluto, perché più la gente è grigia, è addomesticata, più viene, no? Certo, normale. Più beve, più accetta certe cose, no? Che prima tu non accetteresti. Più c'è cultura dietro è più difficile infinocchiare una persona. Certo. Più sei ignorante, più sei panoramabile, no? Poi ci sono le distrazioni di massa che vengono tirate fuori in ogni occasione prima che capiti qualcosa di importante. Certo. E questa purtroppo è la storia del mondo che sta peggiorando di giorno in giorno. Andiamo avanti. Bene Gastone, io ti ringrazio tanto per questa intervista. Grazie a te. Quindi noi ci rivediamo al Monzano Folk Festival quest'estate al Cantamaggio. Cantamaggio, ci saremo anche noi domenica 18, il 18 alle 19 il concerto di chiusura del Cantamaggio. Ecco, chiuderemo il Cantamaggio alle 19. Bene, una bella cosa, un'altra manifestazione molto importante per la cultura popolare italiana. Grazie. Saluto a tutti. Grazie a Gastone Petrucci, il gruppo di ricerca della Macina. Alla prossima puntata.